Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato, perché la Lazio apre per la cessione di Mario Chila e quindi avanzano le trattative per quanto riguarda il difensore con il Napoli che vuole vestire la maglia azzurra. Andiamo a ricostruire ciò che sta succedendo facendo il punto anche sui portieri, perché il Napoli potrebbe addirittura cederli tutti e due e rivoluzionare la situazione tra i pali, ma ci arriviamo. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Prima di passare ovviamente alla situazione Vicario avvistato a Napoli, contatti addirittura in corso con il Tottenham, facciamo il punto su Mario Chila perché la Lazio apre alla cessione. Il Napoli mette le mani su Chila, incontro con la gente e la Lazio apre all'addio. Il Napoli continua a lavorare attivamente per portare Mario Chila all'ombra del Vesuvio, stando quanto riportato da Gianluca Di Marzio nella giornata di ieri. C'è stato un incontro tra Manna e Camagno, agente del calciatore, e le discussioni si sono concentrate sulle cifre del contratto. Solo una volta raggiunto l'accordo sull'ingaggio, che ad oggi sappiamo aver raggiunto a 3 milioni più bonus, quindi un contratto che supera i 3 milioni di euro all'anno, la Lazio apre alla cessione. A differenza dei giorni scorsi, il club biancoceleste ovviamente si siede al tavolo delle trattative. Potrebbe essere proprio Mario Chila il primo acquisto del Napoli in questa sessione estiva di mercato. Senza dubbio il centrale spagnolo rappresenta l'obiettivo principale per rinforzare la difesa. Il suo nome è stato cerchiato in rosso da Massimiliano Allegri. Il prossimo allenatore ritiene di dover dare maggior solidità al reparto arretrato e il profilo di Chila è ideale per forza fisica, abilità e marcatura, velocità e anche gioco con i piedi. Sarebbe un colpo da 90 e sarebbe una grandissima apertura di mercato. Non mi dilungo perché ne stiamo parlando ovviamente. Anche negli ultimi video abbiamo analizzato anche tecnicamente Mario Chila e quant'altro. Vedremo poi, se l'offerta farà contenta la Lazio. Si è parlato ieri di un'offerta di 15 milioni di euro, bassa, sembra bassa, ma è giusto anche porsi così nei confronti di una società che è il blocco del mercato e quindi parti un attimo, senza sparare cifre assurde per poi raggiungere, l'obiettivo e accontentare la Lazio per quanto riguarda le cifre e la cessione del calciatore. Mario Chila ha detto che vuole vestire, o meglio ha dichiarato che vuole vestire la maglia azzurra e quindi ha chiesto la cessione alla Lazio e stiamo trattando per l'eventuale acquisto di questo nuovo difensore. I portieri, situazione intrigante dove dobbiamo soffermarci un attimo perché potrebbero addirittura partire tutti e due. Vicario è stato avvistato a Napoli, ricostruiamo la situazione e oggi ci dicono che ci sono contatti con il Tottenham e si sta trattando per il calciatore. Ci sono delle nuove notizie che arrivano e vengono fuori in ottica calciomercato per il Napoli, perché nonostante ancora non sia ufficiale Allegri, il Napoli si sta muovendo con Manna che lavora e sonda il terreno per Vicario. Il Napoli guarda al futuro tra i pali, in dubbio la presenza di Savic e Meret, per questo il club azzurro continua a monitorare Guglielmo Vicario. Nei giorni scorsi i colleghi di Pianeta Napoli l'hanno vista al rooftop, a cena, eccetera eccetera, poi a Capri sta facendo le vacanze, ma non è che tutti i calciatori che arrivano in Penisola Sorrentina, a Napoli, a Capri, Ischia eccetera, che vanno a farsi le vacanze li accostiamo per mercato al Napoli, ma sappiamo dall'Inghilterra che comunque ci sono i contatti in corso con il Tottenham. Tanto è vero che andiamo a riprendere la notizia per quanto riguarda i contatti con il Tottenham. Eccolo qua. Il Napoli piomba su Vicario, conferme dall'Inghilterra. Sondaggio col Tottenham e contatti in corso. Ultimissime notizie. Assalto al portiere Guglielmo Vicario del Tottenham. Arrivano conferme da Team Talk che ha rivelato i contatti in corso fra il Napoli e l'entourage del portiere classe 96. Non solo, il Tottenham avrebbe ufficialmente messo in vendita il calciatore e si starebbe già operando per trovare il sostituto. La cessione di Vicario in estate è data per scontata. Il portiere potrebbe lasciare la Premier e tornare in Serie A. Tanti estimatori, ci ha provato anche l'Inter, l'abbiamo letto ovviamente nelle sessioni di mercato scorse, ma poi non se n'è fatto niente perché l'Inter ha voluto puntare su Martinez. Anche la Juventus sta facendo dei tentativi per arrivare al calciatore, che però ha espresso una preferenza partenopea.
nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti il Napoli, sia Savic e Meret ovviamente potrebbero partire e si potrebbe puntare su un portiere di primissima fascia, o addirittura due portieri con Kovar che è sempre nei radar del Napoli, e quindi cambiare totalmente tra i pali, situazione che però deve essere presa comunque con calma perché è una rivoluzione abbastanza importante. Tant'è vero che ci sono offerte dall'Arabia, o meglio, piace in Arabia Savic e quindi potrebbe restare Meret, viene Vicario, però poi si dovrebbe accettare di nuovo la situazione di avere due portieri co-titolari, nel caso Vicario Meret. Ovviamente nel caso parta Savic, invece se fai Vicario Kovar, Meret Kovar, Savic Kovar e quant'altro avresti, diciamo, potresti far vivere ai portieri quella situazione, o il primo e il secondo portiere, anche perché dal punto di vista mentale diciamo che non ha pagato questa scelta, almeno per quello che abbiamo visto in campo. Potrebbe non aver pagato la scelta di avere due portieri co-titolari tra virgolette come Savic e Meret, al di là che possiamo dire che le lacune di uno non le ha l'altro, e quindi non è che hai un portiere totalmente forte, diciamo, nel complesso e l'altro è totalmente scarso, quindi perciò va presa sicuramente con le pinze. Andiamo a vedere ovviamente la notizia dall'Arabia. Per Savic, uno tra Vicario e Kovar potrebbe essere il nuovo portiere del Napoli, ma alla fine potrebbero arrivare addirittura entrambi. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, infatti sia Meret che Savic potrebbero essere ceduti nel mercato estivo. Su Meret si legge: intenzionato a trovare una certa continuità, starebbe riflettendo se restare o meno, anche in virtù di un contratto in scadenza nel 2027 che non è stato ancora rinnovato. Savic invece sembra non aver convinto appieno la dirigenza partenopea nonostante i 21,5 milioni di euro spesi per acquistarlo dal Torino. Di certo uno dei due andrà via, ma alla fine Manna potrebbe cederli addirittura entrambi e acquistare due portieri invece che uno solo. Il portiere serbo Milinkovic Savic piace in Arabia Saudita. Il portiere ha estimatori importanti in Arabia Saudita, paese in cui gioca il fratello, e una sua partenza appare plausibile sul mercato estivo. Tutto lo scenario resta fluido, non è escluso che a chiedere l'addio sia proprio Alex Meret. In questo caso Savic resterebbe all'ombra del Vesuvio e Napoli si concentrerebbe esclusivamente sull'acquisto di un nuovo estremo difensore. Quindi ne parte uno e ne arriva uno. Io mi auguro che sia così e non andiamo a rivoluzionare questa situazione tra i pali, però come ho appena detto può darsi che diciamo l'andare verso la rivoluzione, due portieri nuovi, diciamo venga dettata dal motivo della situazione, due portieri dello stesso livello e comunque mentalmente non riescono a reggere sia uno sia un altro la pressione, oppure gioco io, giochi tu, e quindi diciamo tenere alta l'asticella dell'attenzione quando entri in campo non rende come situazione. Ecco perché il Napoli si sta guardando intorno e vedere se rifare totalmente il look alla porta, perché poi diciamo sono un bel po' di anni che Meret è il primo, poi arriva un secondo, dopo Spina ovviamente non abbiamo rivoluzionato più di tanto la situazione tra i pali, tra portieri in prestito, portieri che arrivavano a gennaio, è passato Collini comunque diciamo con la maglia del Napoli, che a me assolutamente non dispiaceva come profilo. Vicario magari, anche se c'è questa situazione rendimenti, il Tottenham più di 50 gol presi, dobbiamo però analizzare diciamo il campionato del portiere anche in base a ciò che ha fatto la squadra e come si è comportata la squadra in campo. Quindi il Tottenham molto ma molto sollecitato dal punto di vista difensivo ha fatto un campionato quasi da dimenticare, mettiamola così, dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni. Per me sarebbe un grandissimo colpo italiano, acquisto che volevo anche anni fa, perché Vicario ha dimostrato di essere un portiere molto ma molto valido. Poi speriamo che il Napoli porti avanti la trattativa e si decida quantomeno se uno o due, o rivoluzionare totalmente la porta e i due estremi difensori. Detto questo, un piccolo pensierino sulla partita di ieri, perché ho visto la partita ovviamente
del Belgio. Titoloni sui giornali, grandissimo De Bruyne, Lukaku porta il punto a Garcia, eccetera, eccetera, eccetera. Io ho visto la partita in primis perché volevo, diciamo, testare con occhio la situazione fisica, atletica e il ritmo per quanto riguarda De Bruyne e Lukaku. De Bruyne mi è sembrato comunque atleticamente a posto, anche se quando si alza un attimo il ritmo stacca un tantino la spina. Comunque è stato infortunato un bel po'. Poi, se dobbiamo scrivere sui giornali grandissima prestazione di De Bruyne, io non sono nemmeno tanto d'accordo, anche perché c'è un gol quasi mangiato all'altezza del dischetto di destro dove si ciabatta quel pallone e potevi comunque buttarla dentro. Lukaku sì, è entrato 10 secondi e non la butta dentro perché è un'autorete, ma si infila tra i due centrali e fisicamente tra i due centrali figura solamente Lukaku, scompare praticamente tutta la linea di difesa talmente che è grosso. Ovviamente intervieni in malo modo, il pallone colpisce il piede dell'avversario, autorete e pareggi il match. A me è sembrato tanto, e chiudo perché ovviamente non sto qui a parlare di Garcia e del Napoli che fu, è sembrata tanto una partita di Champions dove Garcia in conferenza stampa, noi eravamo fuori casa e in conferenza stampa post partita pareggiamo con una palla al centro molto forte e Garcia dice sì, ma queste palle al centro vanno messe perché poi in aria tutto può succedere. Il gol del Belgio di ieri a me questo è sembrato. Comunque diciamo fraseggio troppo lento e dal punto di vista difensivo presenta le stesse lacune che avevamo a Napoli anche a partite in corso, perché comunque le hai prese a destra e a sinistra dall'Egitto senza mai riuscire a trovare la quadra. Hai rischiato anche di perdere il match. Comunque vedremo in avanti in questo mondiale, perché seguirò prettamente, se riesco, ovviamente per orari, perché ci sono orari abbastanza complicati da seguire. Seguirò le partite dei calciatori del Napoli con un Uruguay che ha impattato e pareggiato ieri con Olivera in campo 90 minuti da centrale di sinistra. Importantissima questa situazione, perché può darsi che con la nuova guida tecnica magari abbiamo un centrale in più e un esterno sinistro, un terzino sinistro in meno, visto che c'è stato anche il rinnovo di Spinazzola. Ma poi il punto sulla difesa lo continueremo a fare nei prossimi giorni e nei prossimi contenuti, avendo anche qualche acquisto in più dal mercato. Vai Mario Chila, forza Napoli sempre, ci vediamo nel prossimo video, ciao.